Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi una ricetta facilissima, senza planetaria, che potete fare tutti a casa. Ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici. Grazie. Questa è veramente una ricetta per tutti, anche per le persone che non tollerano il glutine. Quelli che soffrono purtroppo di celiachia. Io ne conosco qualcuno. Anch'io, purtroppo diversi. Il Esatto. pane per celiaci? Esatto, con la farina della Scar o Scar o Char, che tanti insomma la nominano in maniera differente. Perché Gluten molti free. ci hanno chiesto di fare il pane per Esatto. celiaci perché purtroppo gli altri tipi di pane non li possono mangiare. Esattamente. E allora noi prontamente andremo a fare questo pane. Vi dico subito gli ingredienti. Abbiamo 270 grammi di acqua tiepida, 300 grammi di farina senza glutine, un cucchiaino di sale, 6 grammi di lievito fresco, eventualmente mezza bustina di lievito secco e 2 cucchiai di olio Evo. Detto questo, Questa farina la trovate in tutti i supermercati che hanno sì. prodotti proprio per Ma celiaci ce l'hanno magari. tutti, ce l'hanno ormai, ce l'hanno tutti, addirittura ce l'ha anche l'MD, quindi che non è proprio questa, però comunque ce l'hanno altre marche. Andiamo a misurare i 300 grammi. Ragazzi, intanto che lei misura, mi scrivete nei commenti la città da dove ci state guardando, perché io sono curiosissimo e mi fa sempre piacere vedere che ci seguite da tutto il mondo. Ecco qua, togliamo la bilancia e mettiamo la farina nella ciotola. Questa, come vi dicevo prima, senza planetaria. Mettiamo il lievito, sbriciolandolo così, senza nessun problema. Oppela. Poi mettiamo un pochino di acqua e iniziamo ad impastare così col cucchiaio, un pochino alla volta. Man mano aggiungeremo l'acqua. È una ricetta facile, nel senso che potrei fare anche io che non sono, Facilissima. che in cucina non sono molto pratico. Sì, è facilissima. La consistenza della farina, quella per celiaci, somiglia molto, devo dire, al Calcestruzzo. gesso proprio al gesso, sì. Ecco, io ne ho messa 20 grammi di più e devo mettere 20 grammi in più di acqua più o meno. Ragazzi, amici, l'ago della bilancia per sapere se una ricetta è veramente semplice sono io. Perché io in cucina non sono molto bravo, so fare alcuni piatti, ma per altri proprio non. E quindi chiedo a Silvia, sarei capace anche io, perché se sono capace io, è capace chiunque. Allora, detto questo, vado a togliere dalla paletta simpatica, perché voi non l'avete letto, ma qua sopra c'è scritto mete magno pure a te. L'abbiamo trovata, è troppo carina. E adesso andiamo a lavorare con le mani, possibilmente Pulite. umide. Beh, certo, pulite era scontato. Andiamo a lavorare il composto ben bene con le mani. Quindi per ultimo l'olio? Sì, per ultimo l'olio. Lo lavoriamo un bel po' e poi aggiungiamo l'olio. Eccoci qua. Come vi dicevo, io mi sono preparata qui una ciotola con dell'acqua calda e ho bagnato le mani e ho impastato, ho fatto parecchie pieghe, diciamo, ma su questa le pieghe sì, ma non è lo stesso che per l'impasto con il glutine. Ok? Adesso ho messo l'olio, vado a far staccare bene tutto l'impasto dalle pareti
e continuo ad impastare fino a che non si è assorbito tutto quanto l'olio. Allora, guardate il mio assistente come l'ha coperta bene bene con la pellicola mentre io pulivo il tavolo. A questo punto la lasciamo così il nostro impasto fino al raddoppio e poi ci vediamo qua per il resto della ricetta. Allora, abbiamo raggiunto, come vedete, il raddoppio, anche più abbondante del raddoppio. A questo punto io ho messo un foglio di carta da forno con un pochino di farina sopra, l'ho fermato con le mollette che ovviamente prima di mettere al forno toglierò, perché adesso devo mettere giù l'impasto senza muoverlo troppo, così, e poi metterò un pochino di farina anche sopra, ecco, appena appena, in questo modo. Ok, adesso in forno già a temperatura 220 gradi per i primi 10 minuti, dopodiché 200 gradi per 35-40 minuti circa, dipende dai forni. Eccolo la nostra pagnottella è uscita appena adesso dal forno. A questo punto aspettiamo un pochino che si va un po' a raffreddare e poi ve lo facciamo vedere tagliato. Eccolo qua il nostro pane totalmente senza glutine, guardate, croccante, ancora bollente e morbido morbido dentro. È bellissimo. Io però ne vorrei assaggiare un pizzichino. Va bene? Perché io devo provare. Certo, certo. Ancora scotta. Ai. Eccolo qua. Guardate che bello che è. Sa di pane. Di solito dicono che I prodotti senza glutine non è più sono un sapore, buoni. invece è buonissimo. No. Hai visto? Ragazzi, provate a fare questa ricetta perché oltre a far bene, Sì, nel senso che oltre a non far male, ecco, più che altro. è anche buono. Quindi che altro dire? Seguiteci sempre e ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti! Ciao ciao.